Hai sentito? Il vecchio ha tirato le cuoia. Gli sta bene, era proprio un rompiscatole e poi ultimamente dava i numeri. Beh, su questo non ci piove. I modi di dire, o espressioni idiomatiche, sono a volte enigmatici e poco trasparenti. Che significa dare i numeri e tirare le cuoia? Si tratta di espressioni che hanno un significato a volte imprevedibile. Impararne alcune, tuttavia, renderà il tuo italiano molto più naturale e ti permetterà di sbalordire in madrelingua. In questo video ti parlerò di 10 modi di dire che usiamo continuamente in italiano. Se li userai con gli italiani ti garantisco che li lascerai a bocca aperta e farai un figurone. Io mi chiamo Davide e questo è Podcast Italiano, un canale per chi impara o ama l'italiano. Attiva i sottotitoli se ne hai bisogno e ricorda che trovi la trascrizione del video sul mio sito. Inoltre ho preparato un PDF che riassume il video e include le 10 espressioni idiomatiche di cui ti parlerò, con molti altri esempi. E non finisce qui, se scaricherai il PDF ti manderò gratis anche il mio ebook con 50 modi di dire italiani che usiamo tutti i giorni. Link in descrizione oppure usa questo codice QR. Prima di passare ai 10 modi di dire, che cos'è un'espressione idiomatica? E che cos'è un modo di dire? E un proverbio? Sono tutti sinonimi? Non è così semplice trovare dei criteri netti per distinguere questi fenomeni. Tendenzialmente, comunque, quando si parla di espressioni idiomatiche e di modi di dire, si intende la stessa cosa. C'è però una differenza tra un'espressione, una frase, una collocazione anche, che è idiomatica e un'espressione idiomatica. In che senso? Beh, ci sono cose che in una lingua si dicono e altre che semplicemente non si dicono, non sono naturali. Per esempio in italiano diciamo tirare un pallone. Un pallone è una cosa che tiriamo. In altre parole, il verbo tirare e il referente pallone stanno bene insieme, si usano insieme. Tirare un pallone dunque è idiomatico. Un'espressione idiomatica però è un'altra cosa. Sempre con lo stesso verbo tirare, per esempio, potremmo dire tirare le cuoia, espressione idiomatica che significa morire. Il vecchio ha tirato le cuoia. Insomma, lo zio ha tirato le cuoia e ci ha lasciato un bel gruzzoletto. La differenza è che questa è un'espressione fissa, convenzionale. Il suo significato non deriva dalla composizione, dalla somma delle parole. Tirare le cuoia, come invece succede con tirare un pallone, ma emerge se consideriamo l'espressione in blocco, tutte insieme. Tirare le cuoia uguale morire. Insomma, è un significato imprevedibile e non letterale. Dobbiamo impararlo un po' come impariamo il significato di una parola singola. Ma non è l'unica differenza. Osserviamo infatti che un'espressione come tirare un pallone può essere modificata. Posso dire tirare un pallone da calcio, tirare un pallone enorme, tirare forte un pallone, tirare dei palloni al plurale. Tirare le cuoia invece no. Non posso dire tirare le grandi cuoia, tirare il cuoio al singolare, tirare alcune cuoia? No, tirare le cuoia è un'espressione fissa. Questo non significa che le espressioni idiomatiche non possano mai essere modificate. Infatti ci sono dei casi dove una certa variabilità è possibile. Per esempio posso dire sia fare 2 passi sia fare 4 passi ed entrambe significano fare una breve passeggiata. Oppure, parlando di un'idea senza fondamento, posso dire che è campata in aria o campata per aria. Possiamo scegliere tra 2 preposizioni. Anche a livello di sintassi può esserci una certa flessibilità. Per esempio, a partire da un'espressione idiomatica come dare una mano, cioè aiutare, posso creare una frase come me la daresti una mano? Cambiando l'ordine degli elementi. O ancora, possiamo anche avere un avverbio che modifica l'espressione. Per esempio, il vecchio ha tirato improvvisamente le cuoia. È morto improvvisamente. Le espressioni idiomatiche possono poi appartenere a varie classi. Abbiamo quelle che fungono da verbi, tirare le cuoia o dare una mano. Secondo alcuni linguisti queste sarebbero le vere espressioni idiomatiche. Altre che fungono da nomi, patata bollente, quindi situazione difficile, ma anche da aggettivi, per esempio all'acqua di rose, che significa blando, superficiale, fatto approssimativamente.
per esempio una prestazione all'acqua di rose, e da avverbi. Per esempio, alla bella e meglio, cioè anche qui in maniera superficiale. Per esempio, ho risolto il problema alla bella e meglio. A volte le espressioni idiomatiche hanno un significato abbastanza trasparente. Se dico per esempio non svegliare il can che dorme, ovvero non agire quando non è richiesto perché potresti causarti dei problemi, possiamo figurarci l'immagine. Andiamo a svegliare un cane che dorme e lo facciamo arrabbiare. Era meglio forse farci i fatti nostri. Altre espressioni invece sono molto meno trasparenti, almeno nel mondo di oggi. Per quale motivo tirare le cuoia significherebbe morire? E che sono poi le cuoia? Ok, il cuoio è un materiale, ma le cuoia al plurale? La spiegazione in questo caso sta nel fatto che cuoia è o era un modo scherzoso di riferirsi alla pelle del corpo umano e tirare le cuoia è da intendere probabilmente come stendere le cuoia, ovvero stendere il corpo, cioè mettersi nella posizione di una persona che muore, quindi morire. In molti casi un madrelingua capisce e sa usare l'espressione pur non capendo esattamente perché si dica così. La cosa bella è proprio questa: se capiamo che significa l'espressione tutta insieme, possiamo usarla anche se non c'è chiara la sua origine. Anche se a volte trovo che in una lingua straniera capirne l'origine può aiutare a memorizzarla. Ora, perché vale la pena di imparare i modi di dire? Beh, sono un modo di esprimersi in una maniera più naturale, più informale e appunto idiomatica. Un italiano che ti sente dire il vecchio ha tirato le cuoia o è come cercare un ago in un pagliaio, cioè cimentarsi in una ricerca impossibile, rimarrà sbalordito e divertito allo stesso tempo. Non ci facciamo sempre caso, ma nella nostra madrelingua usiamo un sacco di espressioni idiomatiche, come un sacco di, per l'appunto. A proposito, accanto ai modi di dire ci sono anche i proverbi, che sono un'altra cosa. I proverbi sono enunciati che hanno il carattere di una sentenza, spesso di un ammonimento. Hanno dunque un significato più autonomo dei modi di dire, il cui significato è maggiormente legato al contesto. Un esempio di proverbio è chi troppo vuole nulla stringe, cioè chi vuole troppo rischia di rimanere con niente, con un pugno di mosche, usando un modo di dire. Oppure il mattino ha l'oro in bocca, cioè il mattino è il momento migliore della giornata per essere intraprendenti. Come vedi sono delle frasi lapidarie, delle sentenze, dei giudizi che usiamo per spiegare come funziona il mondo, praticamente. Un modo di dire come tirare le cuoie invece ha un significato che dipende dal contesto e non è una sentenza, bensì un modo alternativo, più informale ed espressivo di dire morire. Anche i verbi contribuiranno alla naturalezza del tuo italiano, dunque se ti va ti consiglio di impararne qualcuno. E spesso sono anche simili tra le lingue, ma magari farò un video apposito su questo tema. Torniamo ai modi di dire e come promesso vediamone 10 che si usano davvero tutti i giorni in italiano. A proposito, ti lancio una sfida. Prova a trovare una traduzione nella tua lingua di tutti e 10 i modi di dire che vedremo e scrivimela nei commenti, sono davvero curioso di leggerla. Partiamo dai modi di dire che abbiamo già visto nel corso del video. Tirare le cuoia, come dicevo, significa morire, ma si usa in maniera scherzosa e decisamente informale. In questo senso è simile al verbo crepare. Ripetendo l'esempio di prima potrei dire il vecchio ha tirato le cuoia, cioè è crepato. È morto. Ripeto, crepare e tirare le cuoia sono molto informali, non usarli in tutte le situazioni. Campato in aria o per aria è un modo di dire che si usa come aggettivo, che significa appunto infondato. Posso dire questa affermazione è completamente campata per aria, non c'è nessuno studio che la dimostri. Un'altra espressione simile ma leggermente diversa è non stare né in cielo né in terra. La usiamo per affermare che qualcosa è assurdo, fuori dal mondo, per usare un'altra espressione. Se qualcuno ci fa un'offerta scandalosa, per esempio, possiamo dire che questa offerta non sta né in cielo né in terra, cioè non ha alcun senso, è assurda. Quando una persona sostiene una tesi campata per aria, che non sta né in cielo né in terra, a volte lo fa cercando di dimostrare una posizione indimostrabile, sapendo di avere torto,
ma non volendo ammetterlo. Ecco, in questo caso possiamo dire che si sta arrampicando sugli specchi. Ora, pensaci, arrampicarsi sugli specchi non è un'impresa semplice, vero? Per questo diciamo che chi cerca di difendere una posizione indifendibile si sta arrampicando sugli specchi. In una discussione possiamo rispondere al nostro interlocutore dicendo non so, mi sembra che tu ti stia arrampicando sugli specchi. Stai difendendo una posizione che non si può difendere. Un modo di dire comunissimo che si usa come avverbio è col senno di poi o col senno del poi. Il senno è un sinonimo, oggi suona un po' antiquato, di conoscenza. Col senno di poi significa quindi con le conoscenze, con l'esperienza che abbiamo maturato nel tempo, nella vita. Per esempio, col senno di poi avrei preso una decisione completamente diversa. A proposito, c'è anche un'espressione legata a questa che mi piace molto ed è del senno di poi son piene le fosse. Come dire, il senno di poi è inutile se hai già fatto un errore così grave che ti porta alla morte. Facile parlare quando uno sa quali erano gli errori da non fare, vero? Facile. Un modo di dire comune è il gioco non vale la candela, che è simile a un'altra locuzione molto comune, ovvero valere la pena, o meglio, non valere la pena. Potrei dire Giovanni non cambierà mai idea, lascia perdere. Il gioco non vale la candela, cioè non vale la pena. Questa espressione esiste anche in altre lingue e la sua origine presunta è molto interessante. Un tempo molto spesso si giocava d'azzardo durante la notte e per giocare con il buio bisognava illuminare la stanza con una candela. Se la posta in gioco era bassa, si poteva concludere che il gioco non vale la candela, nel senso che la candela che dobbiamo pagare per giocare vale più della possibile vincita, non ne vale la pena, insomma. Un'altra espressione comune è pagare alla romana o fare alla romana. In Italia spesso alla fine di un pranzo o di una cena fuori, specie se si è in molti, si paga alla romana, ovvero si divide il conto in parti uguali, indipendentemente da ciò che ha ordinato ciascuno. Sempre piacevole se tu hai mangiato un piatto e preso un bicchiere d'acqua e devi pagare per chi ha preso antipasto, dolce, caffè, liquore, chi più ne ha più ne metta, non è vero? Comunque non è del tutto chiaro perché si dica alla romana, ma la cosa divertente è che in altre lingue non si paga alla romana, bensì alla tedesca, per esempio in russo, oppure alla catalana in Spagna, all'americana in Sud America. Pare però che in Argentina si dica alla romana, come in italiano. Confermate, amici argentini? Un modo di dire che mi piace è fare qualcosa con i piedi. No, nessun feticismo. L'espressione significa semplicemente fare qualcosa male, in maniera approssimativa e superficiale. Per esempio, l'imbianchino ha fatto un lavoro con i piedi. Gli ho detto di dipingere le pareti di giallo e le ha dipinte di viola. Direi che siamo di fronte a un'espressione trasparente nel suo significato. Se facciamo qualcosa con i piedi, lo facciamo molto male, no? Dopotutto, la maggior parte delle cose le facciamo con le mani, mica con i piedi, non è vero? Fare una bella figura o fare una brutta figura. In Italia diamo molta importanza alla figura, all'impressione di noi che diamo agli altri, all'opinione che gli altri hanno di noi. Per quanto mi riguarda, anche troppo. Ogni tanto bisognerebbe anche fregarsene di quello che pensano gli altri, ma questa è un'opinione personale. Comunque, come forse si intuisce, il significato è fare un'impressione positiva o negativa. Per esempio, la Juventus ha fatto una bella figura nella gara di Champions League, cioè ha impressionato positivamente. Oppure, nel mio ultimo video ho detto una stupidaggine. Che brutta figura ho fatto. E quindi l'impressione è negativa. Abbiamo anche fare un figurone, una figura davvero bella, o fare una figuraccia, una figura molto brutta. E se vogliamo essere volgari, possiamo anche parlare di figura di merda. Ho fatto proprio una figura di merda. Per questa bella figura di merda. Un ultimo modo di dire molto comune che ha il valore di un avverbio è ogni morte di papa, che significa raramente. Anche questa è facile da capire, credo. I papi non muoiono spesso, accade una volta ogni qualche anno. E quindi possiamo dire Giovanni va al cinema ogni morte di papa. Raramente. Attenzione all'accento. Papa, non papà, ok? Mi raccomando. E questo è tutto. Spero tu abbia raccolto la mia sfida e abbia lasciato un commento con la traduzione delle espressioni nella tua lingua.
Lo aspetto nei commenti. Mi dirai tu se hai fatto una bella o brutta figura. Fammi anche sapere quali sono i tuoi modi di dire preferiti in italiano. Ti ricordo di scaricare il PDF che riassume questo video. Se lo farai riceverai gratuitamente anche il mio ebook su 50 modi di dire che usiamo in italiano. Ti aiuterà anche a capire le espressioni idiomatiche che ho usato all'inizio di questo video. Se invece vuoi scoprire un altro modo di esprimerti in maniera più naturale in italiano grazie alle collocazioni, guarda questo video.